Intanto che facevo colazione ho cucinato le patate, sono ancora tiepide, me ne servono 250 grammi, 252, va bene. Vi faccio vedere due trucchi per fare una focaccia di patate. Con le patate facciamo una focaccia di patate morbidissima, ma non le patate messe sopra, proprio dentro l'impasto, inside. Oggi uso l'impastatrice perché non ci voglio lavorare. Mezzo chilo di farina di tipo 1. Se volete usare la 0, usate la 0, ma se usate la 1, la vostra glicemia vi ringrazierà. 200 grammi o ml di acqua leggermente tiepida. 4 grammi di lievito secco per il pane. Se non avete quello secco, usate quello fresco che corrisponde a mezzo cubetto, quindi o mezzo cubetto o mezza bustina. Una mischiatina a lievito, ma giusto per bagnarlo, non dovete star lì un'ora, basta. 40 grammi di olio extravergine di oliva. Se volete usare quello di semi, usate quello di semi, però quello d'oliva è meglio. Un cucchiaino colmo di sale, che sono circa 4-5 grammi. Continuate a scrivermi nei commenti: Gabri, non si mette il sale dentro con il lievito. È una stupidaggine. Allora, chiariamo sta cosa. Il sale non si mette con il lievito quando supera una determinata saturazione, cioè una certa quantità di sale per una certa quantità di acqua. Non è questo caso, quindi state tranquilli che quando c'è da dividerlo ve lo divido proprio tranquilli. Sbuccio le mie due patate, potete anche non sbucciarle, con lo schiacciapatate si possono mettere dentro anche così, tanto la buccia resta dentro, ma io preferisco sbucciarle. Le patate tiepide, perché la patata tiepida? No, non guardarmi così te, è una cosa seria. La patata tiepida ha gli amidi che non decadono, quando diventa fredda decadono e cambia completamente la consistenza, ricordatevi questa cosa, anche per le insalate, tutte le preparazioni. Patata tiepida, trallallero trallalo. Schiacciapatate. Questo schiacciapatate me l'ha regalata mia suocera quando mi sono sposato, che era di sua nonna. Sì, Beatrice, la tua dote è questa qua. Ci avrà 50 anni, sì 50, ne avrà 150 sto coso qua. Schiacciamo le patate. Ricordo sono 250 grammi di patate. Se non avete lo schiacciapatate monumentale va bene anche una forchetta. Quindi fino adesso abbiamo messo tutto insieme nella bacinella, un passaggio solo, senza sporcare, fare lievitini strani, cose strane. Adesso andate dentro dal vicino, gli rubate un rametto di rosmarino fresco, se non avete vicino andate al supermercato, e lo tritiamo. Un po' di pepe nell'impasto che darà un sapore molto particolare all'impasto. Se non volete che si veda, usate il pepe bianco, questo è nero comunque. Facciamo girare per 5-6 minuti. Impasto pronto, facile facile. Via il gancio. È un impasto leggermente appiccicoso appena appena, ma va benissimo. Gli mettiamo un goccino di olio appena appena, giusto per non farcelo attaccare troppo alle mani, ma proprio una goccia. E gli facciamo fare 2 giri a mano. Perché l'olio? Ma giusto per non farlo appiccicare alle mani, che faccio una palla, la rimetto dentro per lievitare. E copriamo il nostro impasto con un piatto, un coperchio. Così non uso pellicole per nulla. Tempi di lievitazione, allora, estate fai prima, inverno ci vuole di più, d'estate lo lasciate sul tavolo, un'ora, un'ora e mezza è pronto, d'inverno magari mettetelo vicino al calorifero, un posto un po' tiepidino, comunque deve raddoppiare, in un'ora e mezza ce la farà. È passata un'ora e mezza circa e il nostro impasto ha raddoppiato, triplicato direi, ottimo, bello tondo, gonfio. Adesso lo dobbiamo mettere nella teglia, quindi mettiamo sotto un pochino di olio extravergine di quello buono. Facciamo cadere l'impasto nella teglia cercando di non scassarlo, di mantenergli la forma, però un pochino di olio che gli avevamo messo aiuta. Ecco fatto. Adesso lo giriamo un paio di volte, lo schiacciamo un po', no, senza tirarlo, solo schiacciato, non tirato. Lo giriamo 2 volte, così si unge bene. Volendo si potrebbe cucinare già adesso, ma no, bisogna aspettare un'ora, copritelo con quello che c'è, aspettate un'ora che e poi diventerà una cosa fantastica. E intanto andate a fare qualcosa di bello. Io avrei anche un'idea. È passata un'ora, vediamo un po' com'è andata. Oh, bene, si è sollevata bene, soprattutto al centro, ha un aspetto molto morbidoso. In forno 200 gradi 15 minuti, nella parte più bassa del forno, ventilato, statico lo stesso, 15 minuti.
Pronta, 15 minuti perfetti, bella dorata, morbida, profumata. Adesso bisogna fare subito un'operazione. Bisogna mettergli subito un filo d'olio ovunque, perché è calda e lo assorbe subito e non ce n'è bisogno di mettergliene troppo. Il sale, subito anche lui, che si attacca all'olio, e l'origano. Così prende bene il profumo, perché l'origano se lo mettiamo prima si brucia e dopo sa di incenso, mentre invece così sa di origano. Guardate che meraviglia, adesso la tagliamo subito. Guardate che roba, sembra un cuscino, una meraviglia, madonna che roba, buonissimo.